ti sono arrivati questi avvisi sul tuo account di Gmail sulle funzionalità smart di Google Workspace e non sapevi se lasciarle attive o disattivarle. Qualsiasi cosa tu abbia cliccato, andiamo a vedere come cambiare la scelta che hai fatto e vedere cosa cambia. Ti faccio comunque notare che qua c'era nel primo avviso c'era mantieni le funzionalità intelligenti attive in Workspace, quindi in teoria erano già attive queste funzionalità e poi vedremo che ne troveremo anche altre che non sono comprese in questo avviso qua, come poi del secondo funzionalità smart in altri prodotti Google. Volevo solo farti notare Google Workspace perché potrebbe ingannare. Andiamo subito per esempio a vedere una nostra Gmail. Caso vuole, ce l'ho già fortunatamente, vedi qua c'è un banner dove mi dice prova Google Workspace. Ogni tanto ti appariranno un po' di cose, poi Gemini e quant'altro. È l'intelligenza artificiale di Google che si vuole intromettere un po' dappertutto. Comunque workspace non ha niente a che vedere con il workspace che abbiamo visto prima, o meglio, è una cosa leggermente diversa, perché questo workspace qua praticamente è una cosa a pagamento che ti dà altre possibilità in più. Ma non è questo il nostro caso, stai tranquillo, te non devi comunque pagare niente. Per andare a trovare le impostazioni che abbiamo visto all'inizio, che tu le abbia scelte in un modo o nell'altro, bisogna andare nell'ingranaggio qua in alto a destra, cliccarci sopra e poi successivamente su visualizza tutte le impostazioni. Clicchiamo su visualizza tutte le impostazioni. Ok, scendo un po' verso il basso e lo troviamo qua, funzionalità intelligenti di Google Workspace. Ci clicco sopra, tac, entro e adesso praticamente mi ha messo le due pagine di avviso in un'unica pagina uguale. Posso scegliere se disattivare solo uno o solo l'altro o tutte e due. Boh, diciamo che da un certo punto di vista certe cose potrebbero venire comode, come chiedere appunto, cioè magari ti arriva un volo aereo, ti va direttamente su calendar, insomma fondamentalmente comunque Google e Gemini ti leggeranno le tue email e ti aiuteranno a fare certe determinate cose, capire appunto tutti i contenuti che hai e possono decidere se fare una cosa o l'altra. Questo potrebbe dare fastidio. A me magari dà fastidio al momento e se decido di dire non voglio che vengano lette le mie email, comunque stai tranquillo, non da una persona umana, ma appunto da un'intelligenza artificiale, però non sappiamo a lungo andare cosa succederà a queste informazioni. Quindi nel mio caso, adesso se io voglio disattivarli, li disattivo come hai visto fare qua e faccio salva. Però non siamo ancora al sicuro. Gmail leggerà ancora comunque le nostre mail. Perché come vedi qua abbiamo ancora un sacco di altre impostazioni dove vanno a leggere le nostre mail per fare magari solo la correzione dell'ortografia, la correzione automatica, la scrittura intelligente e quant'altro. E sono comunque tutte sotto questa funzione qua. Attiva la funzionalità smart in Gmail, chat e Meet. Se attivi questa impostazione consenti a Gmail, chat e Meet di utilizzare i tuoi contenuti e le tue attività in questi prodotti per fornire funzionalità smart e personalizzare la tua esperienza. Quindi adesso teoricamente potremmo andare a togliere uno a uno le varie opzioni o se noi adesso togliamo la spunta da attiva e quindi disattiva e ricarica. Adesso lui si spegnerà. Dobbiamo poi andare di nuovo in impostazioni, visualizza le impostazioni e come vedi ho tanta altra roba che si è disattivata in automatico, è praticamente questa opzione smart. In teoria adesso Google leggerà meno le nostre mail perché evitare che lo facciano è un po' più difficile, ma possiamo ancora fare qualcos'altro. Tipo sempre in questa impostazione, nella pagina delle impostazioni, noi adesso eravamo sulle generali, prima cosa che possiamo fare è andare in posta in arrivo e fondamentalmente io devo averlo già disattivato, te probabilmente hai queste due voci attivate
e leggi soprattutto qua cosa dice. Gmail analizza i nuovi messaggi in arrivo per determinare quali sono importanti basandosi su come hai gestito in precedenza messaggi analoghi. Insomma, fondamentalmente comunque ti legge le mail. Se vuoi puoi anche disattivare questa opzione qui. Magari visualizza gli indicatori, questo puoi lasciarlo perché serve solo per le etichette che puoi mettere tu. Poi un'altra cosa che puoi fare è andare sempre qua in alto in chat e meet. Anche qua potresti disattivare queste opzioni qui, poi andare in avanzate e anche qua disabilitare tutte queste cose qua se le avevi attivate. In questo modo qua abbiamo già un po' più di privacy. Poi se vogliamo invece andare a eliminare dati che comunque lasciamo in giro, vai a vedere il prossimo video che ti spiego come fare. Se comunque questo video ti è stato utile in qualche modo lasciami un mi piace e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. Ciao!